Negli ultimi anni ogni situazione negativa la vedevo solamente come tale e l'unico mio obiettivo era quello di uscirne. Mi è bastato però cambiare una sola cosa per stravolgere totalmente la mia visione e per far sì che ogni situazione negativa tornasse a mio favore. L'unica cosa che ho dovuto cambiare per stravolgere totalmente tutto è stato cambiare prospettiva, iniziare a vedere le situazioni negative come delle opportunità per riuscire a trarne il meglio e lasciare andare tutto quello che invece non faceva per me. Questo principio si può applicare a qualsiasi tipo di situazione negativa. Nel momento in cui perdi un amico o un fidanzato, ti avvicini sempre di più alle persone con le quali trascorrerai la tua vita. Oppure ogni volta che fai un errore impari sempre qualcosa di nuovo e migliori sempre di più. O ancora, ogni volta che qualcuno ti ferisce impari a prenderti sempre meglio cura di te. Quindi ogni situazione negativa ha un ritorno positivo, solamente però se tu riesci a cambiare prospettiva e a sfruttare quello di cui hai davvero bisogno, lasciando andare invece tutto il resto che è futile. Per prima cosa bisogna capire quali sono le radici della nostra prospettiva, cioè da dove viene la prospettiva di base che noi abbiamo nel momento in cui dobbiamo affrontare una situazione negativa. La prospettiva si basa soprattutto sugli insegnamenti, sull'educazione che abbiamo avuto e su tutto quello che ci hanno insegnato già da quando eravamo piccoli. Quindi ad esempio come la nostra famiglia o come i nostri maestri alle elementari e all'asilo ci hanno insegnato ad affrontare le situazioni negative, se ci hanno insegnato ad abbatterci oppure se ci hanno insegnato a rimanere sempre più forti per riuscire a superare ogni tipo di situazione. È difficile cambiare questo perché sono cose che fanno parte delle credenze e dei valori che sono radicati fortemente dentro di noi e proprio per questo, proprio perché sono state piano piano accumulate negli anni e pian piano formate già dalla piccola età, è complicato riuscire a cambiarle nel tempo e ci vuole tanto lavoro per riuscire a cambiare questa cosa, però nel momento in cui tu riesci a cambiarla vedrai la vita totalmente da un punto di vista diverso. Per ogni tipo di cambiamento secondo me bisogna ovviamente farsi delle domande introspettive e appunto la prima domanda da farsi in questo caso è quella di chiedersi da dove vengono le mie convinzioni, da dove viene il mio modo di affrontare una situazione negativa, in generale qualsiasi tipo di situazione, però in questo caso in particolare le situazioni negative. Quindi chiederci chi magari in specifico ci ha insegnato ad affrontare queste situazioni in uno specifico modo, oppure qual è stato l'ambiente che ci ha presentato più situazioni negative che noi abbiamo dovuto affrontare. Il secondo punto è quello dell'ambito sociale. Ovviamente le persone che ci circondano ci riescono ad influenzare più di quanto noi crediamo e se noi ci troviamo in una cerchia di persone negative e che si abbattono alla prima difficoltà, non faremo altro che farlo anche noi. Bisogna quindi non circondarsi di persone negative, ma persone che non si abbattono alla prima difficoltà, che invece riescono a trarre il meglio da quella difficoltà, che la prendono come una sfida e che ogni volta cercano di abbatterla. Non parlo solamente appunto di persone così, ma parlo anche di persone che ti supportano nel momento in cui sanno che tu hai una difficoltà. Anche qui bisogna quindi porsi delle domande, chiedersi se le persone che frequentiamo sono davvero persone che ci supportano oppure sono persone che riescono solamente a trainarci verso il basso. Molte volte anche inconsapevolmente, ma perché ce l'hanno solamente nel loro carattere. Però non è quello di cui noi abbiamo bisogno, soprattutto nelle situazioni negative. Quindi bisogna chiedersi, queste persone mi spingono a migliorare oppure mi trattengono? Nel momento in cui ad esempio vuoi provare qualcosa di nuovo, che non è una situazione negativa, però è una situazione che ti mette comunque paura, ansia, nel momento in cui tu vuoi provare qualcosa di nuovo, le persone che hai intorno ti dicono no, lascia stare, ma che devi fare? Oppure ti incoraggiano, ti dicono sì, secondo me dovresti provare, dovresti fare quello e cercano appunto di aiutarti, cercano di spronarti ad iniziare, anche perché secondo me nel momento in cui tu vuoi provare qualcosa di nuovo devi solamente metterti là e iniziare, anche se non sai fare niente, e pian piano imparerai. Un'altra cosa che arricchisce riguardo le persone che frequentiamo è frequentare persone con esperienze diverse dalle nostre, così da poter confrontarci con punti di vista molto diversi e che noi, non avendo fatto le stesse esperienze di quella persona, non riusciremo ad avere così facilmente. Invece quella persona ci può dare le sue conoscenze per permetterci di affrontare più facilmente determinate situazioni, come noi appunto possiamo darle a lei. Ma se invece ci blocchiamo ad ogni difficoltà, ad ogni situazione negativa, ad ogni cosa nuova che vogliamo provare, ma come faremo a dare una mano alle persone che hanno esperienze diverse dalle nostre? Quindi secondo me nella vita bisogna solamente andare, bisogna provare queste cose nuove. Vuoi provare qualcosa? Fallo e basta. Non fa niente che non lo sai fare, non fa niente che magari non c'hai la migliore attrezzatura, i migliori strumenti per provare. L'importante è provarci e basta. Poi magari scopri anche che non ti piace, quindi tutti gli strumenti di cui pensavi di aver bisogno non ti serviranno mai perché quella cosa non ti piace. Quindi bisogna solamente provare e basta. Un altro aspetto fondamentale è quello di avere una
mentalità flessibile, una mentalità che quindi sia in grado di accettare che esistono opinioni diverse dalle nostre, esistono esperienze diverse dalle nostre e che quindi non sempre noi abbiamo ragione. Questo ci permetterà, nel momento in cui una persona ci racconta la sua esperienza, di riuscire a cambiare piano piano prospettiva e di abbandonare invece quello di cui parliamo prima, le radici della nostra prospettiva, quindi abbandonarla piano piano, magari non dover cambiare idea ovviamente in base a qualsiasi cosa ci dice l'altro, però nel momento in cui vediamo che possiamo prendere spunto da quello che l'altra persona ci sta dicendo, anche cambiare veramente di poco la nostra prospettiva ci porterà ad aprire 1.000.000 di porte nuove che non abbiamo mai aperto prima, proprio perché eravamo troppo fondati sulla nostra prospettiva e sull'avere sempre ragione. È difficile a volte riuscire ad ammettere di avere non torto, però che magari ci sono punti di vista diversi dai nostri che sono migliori e che ci rendono le situazioni più semplici. Bisogna quindi avere una mentalità flessibile in grado di farci smuovere dalla nostra idea, a cui siamo tanto affezionati, e che possa farci vedere le situazioni da un punto diverso, in modo tale da riuscire ad imparare sempre di più. L'ultimo consiglio, che è il più pratico e secondo me anche il più importante, è quello di schematizzare. Molto spesso nel momento in cui ci si trova in una situazione nuova o in una situazione negativa, ci si sente persi, ci sono 1000 pensieri per la testa e non si sa mai da che parte andare. Nel momento in cui però ci si siede davanti a un foglio con una penna e si inizia a scrivere o a schematizzare, tutto diventa molto più chiaro, perché tu stai dando vita, stai dando spazio vero a quelli che sono i tuoi pensieri, che nella tua testa non hanno un vero e proprio spazio, ma sono solamente sparsi e sono 1000 pensieri. Quindi nel momento in cui tu ti siedi e li metti tutti quanti in ordine, riesci piano piano a magari scartare quelli che ti distraggono di più e riuscire ad orientarti sempre di più verso quello che tu devi davvero fare per cambiare la situazione, magari facendo una mappa concettuale, magari scrivendo un testo, magari facendo una lista dei pro e dei contro. Ci sono tanti modi di schematizzare tutti i pensieri che abbiamo in testa, e magari anche se si continua ad essere indecisi dopo averlo fatto, sarà comunque un punto d'appoggio nel momento in cui ci si trova in difficoltà, nel momento in cui non riusciamo davvero a capire che strada fare, e magari non è la cosa ottimale per tutti, però nel momento in cui tu vedi il tuo pensiero scritto davanti a te, già cambia qualcosa, perché già lo riesci a dare una forma. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che possa essere stato utile per qualcuno e ci vediamo ad un prossimo video.